Sono Stefania Galegati, sono un'artista, ho sempre lavorato con diversi media, sono di origini romagnole ma vivo a Palermo da 11 anni dove lavoro come artista e insegno all'Accademia di Belle Arti di Palermo. Curatori, maestri e professori sono già tre figure molto diverse. Trovo fondamentali quelle delle professoresse e dei professori nelle scuole, nel momento in cui non insegnino ma cerchino di condividere. I curatori nella formazione e le curatrici nella formazione cerco sempre di aiutare il nostro linguaggio a migliorare. Mi sembra che abbiano un ruolo quasi più parallelo negli ultimi anni, più collaborativo con gli artisti, ma gli artisti si trovano a aiutare a curare e i curatori si trovano ad aiutare a fare il lavoro artistico. Sento questa vicinanza molto forte, quindi non so come in realtà influirà sulle generazioni future, forse si mescoleranno molto di più rispetto a quella divisione forte, giudicatrice che veniva un po', no, dalla critica d'arte che invece sta sparendo, non so se è un bene o un male. E infine, se diciamo l'importanza dei maestri e delle maestre, già salta fuori un importantissimo gap nel nostro linguaggio, perché i maestri sono, no, i pittori sacrali e le maestre sono le maestre delle elementari. E credo che le maestre abbiano un ruolo importantissimo, mentre i maestri dovrebbero scendere un po' dal piedistallo e lasciarsi un poco andare. Beh, sempre tiro fuori ancora il femminismo, mi dispiace ma mi coinvolge pienamente. Io ho avuto una formazione molto maschilista, per esempio. Non era una questione del singolo insegnante, proprio l'educazione negli anni 90 era questa, se volevi lavorare dovevi comportarti come un uomo e questo lo trovo molto cambiato. Non dappertutto, ci proviamo insomma. Però a quel tempo, per esempio, ci si riferiva solo a Mario Merz, non ci si riferiva mai a Marisa Merz. Quando una studentessa è arrivata e mi ha citato Marisa Merz è stato piacevole. Ho notato un grosso cambiamento in questo. Un altro cambiamento importante è il precariato. La crisi del periodo 2009 e dintorni ha portato gli artisti a fare fatica a vivere del loro lavoro e quindi l'insegnamento è stata una via buona per rendersi indipendenti economicamente. A qualcuno viene meglio, a qualcuno viene peggio. Io per esempio non avrei mai pensato prima di poter insegnare. Ho cominciato così un po' quasi terrorizzata, con un co-co-co di una materia che aveva un nome assurdo. E mi sono trovata con una cosa bellissima, non riesco più a rinunciarci, cioè non vedo l'ora che cominci il corso nuovo, di conoscere nuovi studenti e lo trovo una via bellissima per restare in contatto con generazioni diverse, per fare ricerca quotidiana, perché magari stai invecchiando, un po' ti appoggi sugli allori, invece con loro devi portarli i libri da leggere, gli argomenti importanti che riguardino tutti. E quindi questo è un altro cambiamento positivo. Nelle accademie sono entrati tantissimi artisti attivi, tantissimi insegnanti più giovani che hanno voglia di fare perché vengono da un mondo in cui si sono dovuti sbattere per lavorare. Abbiamo impostato un lavoro sulla disabitudine in diversi campi. Allora, il primo giorno ho un po' introdotto l'argomento leggendo alcuni testi, cercando di parlare di questo argomento. Gli ho chiesto, mentre io leggevo i testi, di intervenire sul tavolo su cui c'era lo vedete, lì c'era un foglio che occupava tutto il tavolo, di intervenire con la mano sinistra cercando di sforzarsi, di prendere appunti, di scrivere, disegnare o anche fare scarabocchi. Un modo per cercare di pensare diversamente, di disabituarsi a un atteggiamento fisico che abbiamo. Una delle ragazze alla fine aveva male al braccio, no? Da quanto l'aveva tenuto teso, il braccio destro. Il secondo giorno gli avevo chiesto di portare delle cose di tipo diverso, un testo da leggere, delle ossessioni loro, del materiale con cui volevano lavorare, del materiale con cui non volevano lavorare, un'immagine stampata, insomma tutta una serie di materiali possibili che mi sono serviti un po' per conoscerli meglio e un po' per capire come andare avanti. Volevo che questo workshop fosse non una mia imposizione di un mio lavoro su di loro, ma che fosse un tentativo di scrittura collettiva e di lavoro collettivo. Quindi sempre con questo pensiero nella testa abbiamo cercato di lavorare e andare avanti, con l'obiettivo di fare appunto qualcosa insieme
e di capire anche il perché importa ancora fare arte e perché importa farla insieme. L'ultimo giorno abbiamo deciso di appropriarci di questo piccolo spazio su cui avevo un po' di difficoltà all'inizio perché qualcuno mi aveva detto che non gli piaceva, però ogni tanto qualche forzatura va fatta. Stanotte, non dormendo, ho capito che dovevamo usare questo spazio, che diventerà una sorta di confessionale, contenitore di interventi loro, sia collettivi sia singoli, e poi conterrà anche una serie di interviste che abbiamo deciso di fare a tutti i dipendenti della manifattura tabacchi, a cui chiederemo di raccontarci il loro immaginario su un possibile sistema alternativo rispetto a quelli che sono esistiti fino ad ora di gestione sociale, possibile Stato, anche se non vorrei usare la parola Stato. Tutto questo è nato dal problema di una singola ragazza che, essendo turca, ha problemi di permesso di soggiorno, stava cercando di risolvere le sue burocrazie e abbiamo deciso che il suo problema era anche un nostro problema. Abbiamo cercato soluzioni a questo problema, quindi quello è stato un punto di partenza per arrivare a riflettere sui grandi temi del mondo. L'arte all'interno della manifattura tabacchi, per quanto poco visto in questo laboratorio, mi sembra una bellissima possibilità che date a questi ragazzi e queste ragazze. Penso che se la manifattura tabacchi mantenga questo suo ruolo come primario, magari non diventi troppo commerciale, troppo sull'onda di quello che c'è fuori, possa diventare un punto di riferimento. In Italia in questo momento non ci sono grandi situazioni di questo tipo, ci sono magari delle cose che nascono in maniera indipendente e che sono anche interessanti, però avere la possibilità anche di essere finanziati in una residenza quando si hanno 25 anni è una cosa che non sentivo accadere da tempo, insomma mi sembra importante farne un workshop con gli artisti, sembra un progetto molto bello e spero che continui a lungo. Devo dire, quello che ho vissuto io, che ho fatto soprattutto negli anni 90, nei primi 2000, erano molto isolate dal contesto urbano, erano situazioni anche un po' come questa, in cui ci si ritrova in uno spazio e si lavora all'interno di questo spazio, non ci si confrontava tanto con il fuori. Un'esperienza che mi è capitata di recente è stata al Mandrione, a Roma, che è una via dove c'è l'acquedotto, dove Pasolini ha girato dei film, una via molto intensa, su cui in maniera empatica un gruppo di artisti guidati da un curatore che è Fulvio Chimento abbiamo deciso di fare un intervento, ognuno ha fatto il suo intervento sullo spazio e ci siamo connessi con i comitati di quartiere che hanno avuto un ruolo importantissimo perché hanno veramente portato la gente, è diventata una festa di paese con degli interventi di artisti e questo passaggio è stato veramente emozionante e utile, credo sia la via da prendere, è molto importante e non è sempre facile. Per esempio, prima di partire da casa c'è stato un intervento su strada di un artista e ho subito percepito un'amica che non c'entra niente col mondo dell'arte che scriveva: ma chi è questo che fa le righe nella mia piazza? Io non voglio queste righe, no? E non c'è stato nessun tentativo di coesione fra questo artista che è intervenuto sul tessuto urbano e la città. Quindi a volte trovarsi la sorpresa è piacevole, a volte non è desiderata da chi ci vive. Devo dire che su questo Palermo ha una scuola pazzesca di interventi sociali, ci sono delle associazioni che proprio lavorano con l'arte e situazioni di disagio, ce ne sono tante nei quartieri periferici. Devo dire che ho imparato tantissimo da tante amiche che lavorano in queste situazioni.